Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parleremo di visione, un argomento abbastanza complesso sul quale da sempre grandissimi pensatori come Pitagora, Aristotele, Cartesio e tanti altri si sono interrogati e ci hanno fornito elementi chiave utilissimi a comprendere il processo visivo. Se volessimo definire la visione, potremmo dire che la visione è un processo informativo di carattere biopsicofisico, il quale ci consente di estrarre significato dalle percezioni di stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Questi stimoli non sono altro che onde elettromagnetiche, le quali, giunte alla retina, vengono trasdotte in onde elettrochimiche e poi interpretate dal sistema nervoso centrale. Questa è soltanto una definizione, di definizioni ce ne potrebbero essere tantissime, ma quello che ci interessa di più è il concetto, ovvero il pensiero in senso lato. Poi alla fine la definizione è soltanto la condensazione di tale pensiero e ognuno può dare la propria. Però per il concetto di visione elementi fondamentali sostanzialmente sono tre che compaiono nella definizione che ho dato prima. Sono quello che la visione è un processo informativo, poi ha un carattere biopsicofisico e ci consente l'estrazione di significato. Ora li vediamo tutti e tre. Allora, il processo informativo, per quanto riguarda il processo informativo, la visione è sicuramente un processo poiché consta di un insieme di attività, steps, variazioni, cambiamenti. Basta pensare alla variazione del diametro pupillare o variazioni accomodative oppure variazione del potenziale di membrana nei fotorecettori o nei neuroni di ordine superiore. Informativo è un attributo che ci sta benissimo insieme a processo, perché il compito della visione è proprio quello di fornirci informazioni. Infatti se la vogliamo vedere da un punto di vista evoluzionistico, possiamo dire che la visione ha fornito maggiori probabilità di sopravvivenza ai viventi, quindi ha consentito ai viventi di aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza. Poi, per quanto riguarda il carattere biopsicofisico, lo possiamo dividere in tre sottoaspetti. Quello fisico, che sicuramente riguarda gli stimoli provenienti dall'ambiente esterno e quindi le onde elettromagnetiche, le quali appartengono a un range specifico che è detto visibile, ovvero un range composto da onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda fra 400 e 700 nanometri, che sono le uniche onde elettromagnetiche che il nostro sistema visivo può percepire o verso le quali è sensibile. Queste onde elettromagnetiche si propagano nello spazio-tempo fino ad arrivare al nostro sistema visivo e il primo compartimento che trovano è il bulbo oculare e quindi si rifrangono attraverso i suoi diotteri, quindi passano dal film lacrimale alla cornea, all'umore acqueo, al cristallino, all'umore vitreo per poi arrivare alla retina. Quindi qui avviene un altro importante fenomeno fisico che è la rifrazione. Poi per quanto riguarda invece il carattere biochimico, anche questo è fondamentale in quanto ci dice che il sistema visivo non può essere ridotto a semplici leggi fisiche oppure nozioni ottico-geometriche, ma è molto di più. Infatti basta pensare all'occhio, il quale è un'emanazione del cervello e come tale ne conserva la complessità. Per quanto riguarda il carattere biochimico nello specifico, possiamo pensare alla fototrasduzione, ovvero un mix di processi chimici i quali consentono di tradurre il segnale proveniente dall'esterno, ovvero quello di onde elettromagnetiche, in un segnale composto da onde elettrochimiche. Poi il carattere biochimico può anche riguardare la modalità in cui comunicano i neuroni e quindi il potenziale d'azione, che non è altro che un flusso ionico, o quindi lo possiamo definire anche lì come un'onda elettrochimica. Poi per quanto riguarda invece il carattere psichico, qui parliamo di attenzione visiva, di memoria visiva e anche di emozioni. Ebbene sì, anche le emozioni possono, anzi non è che possono, influenzano particolarmente la percezione. Basti pensare ad esempio al sistema limbico, il quale è deputato proprio all'elaborazione delle informazioni, le quali sono sempre informazioni che vengono aggiunte ad esempio a quelle percepite visivamente e quindi vanno a dare sfumature diverse alla percezione, sfumature particolari alla percezione.
L'ultimo elemento utile al concetto di visione è l'estrazione di significato. Questo è importantissimo perché ci dice che la visione non è un processo passivo, ma è un processo fortemente attivo. Infatti nella figura che stiamo osservando, a primo impatto, o se vogliamo da un punto di vista passivo, potremmo dire che vi sono un insieme di macchie nere su uno sfondo bianco. Ma da un punto di vista attivo invece cosa facciamo? Attraverso la percezione visiva vogliamo dare un significato a ciò che stiamo vedendo e quindi andiamo a studiare quella figura, quella percezione e ci chiediamo cos'è, cosa c'è in quella percezione. E infatti se andiamo ad osservare con attenzione vedremo nel centro della figura un cane e quindi abbiamo dato sicuramente un significato a quella percezione. Poi un aspetto da sottolineare è la differenza tra vista e visione, poiché spesso vengono confuse, ma in realtà non sono la stessa cosa. Infatti la vista rappresenta soprattutto una misura quantitativa di ciò che viene visto, o meglio potremmo dire che la vista è la misura di quanto una persona o un utente vede, però ci dà solo parte delle informazioni utili a comprendere il processo visivo in una persona, un individuo o in un utente. Invece, se invece andiamo a considerare il concetto di visione per come mostrato in questo video, andiamo a ottenere numerosissime informazioni, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, ma non solo queste. Andiamo a ottenere informazioni sia nello spazio che nel tempo. E quindi andiamo a comprendere sicuramente che la visione è un processo complesso che inoltre ha una funzione fortemente integrata con l'organismo e il suo studio ci dà moltissime informazioni, specialmente quando dobbiamo andare a comprendere come vede un individuo e andare a migliorare la sua visione. Quindi questo è il secondo video di OptoTube Channel. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima con un altro video OptoStyle.